Bene ragazzi, rieccoci qua dopo un anno. Tu non pensi, ma molta gente chiede di te sul canale e quindi dici com'è possibile? Partiamo molto... Questa cosa mi sorprende abbastanza, devo dire. Come mai ti sorprende? Che ci sia questo tipo di curiosità, primo, e secondo che tu non sappia rispondere a queste domande, vuol dire, sono curioso di... Qualcuna più intima, qualcuna meno, ma insomma... Come intima? Sì, un po' più intima, lo sai che vogliono sapere, sono curiosi, quindi ho detto, sta roba non la so, bisogna chiederla. Quindi io partirei Comincio proprio... a preoccuparmi. Devi. Partirei proprio in tromba con come ti è venuto in mente di aprire il team Trident e perché? Il team Trident, c'è da fare una premessa. Io ho corso tanti anni da cosiddetto gentleman driver, iniziando la mia fulgida carriera a 28 anni, perché prima non avevo il becco di un euro o lira, che al tempo c'erano le lire, e solo a 27-28 ho avuto la possibilità, attraverso la mia attività, di trovare qualche sponsorino e ho sempre sono rimasto legato al campionato Renault. Il campionato Renault però correva l'europeo, prima ho fatto l'italiano, poi mi sono guadagnato la qualifica per poter correre in Europa e ho corso tipo 12-13 anni in Europa. Il campionato Renault correva prima del Formula 1, per cui ho corso nei circuiti di Monte Carlo, Silverstone, bla bla bla, e poi quando ho avuto un figlio, Qui poi di domande ce ne sono fare su questo discorso. Nel 94 ho appeso il casco al chiodo perché volevo cercare di fare il papà. No, sai che non te l'ho mai detto questo? La causa della mia carriera finita prematuramente è colpa tua. È una rivelazione questa. Perché la cosa erano 10 weekend all'anno, più i test. Spezzo la lancia a mio favore. A 42 anni tuoi sono arrivato io. Hai iniziato a correre a 28, quindi la carriera è già finita da un pezzo, se permetti. Ma scusa, proprio. tu sai che noi abbiamo un carissimo amico comune che ha continuato, è diventato campione italiano, campione europeo, eccetera, a 50 anni. E giustamente tu dirai, lo palavo ai tempi. Eravamo lì, insomma. Ok, quindi diciamo che ti ho privato di questo titolo italiano futuro. Esattamente, esatto. La responsabilità è tua. Va bene. Nel 94 ho smesso perché tra i weekend che lavoravo, se poi ci mettevo anche 15 weekend all'anno per le corse, non sarei stato a casa mai e così mi sono dedicato alla famiglia. Per 10 anni non ho più messo piede in autodromo. Sono diventato veramente, avevo paura di essere ricoinvolto e nel 2004 c'era Jimmy Bruni, che è figlio di un mio collega, perché il suo padre era manager di De Gregori, aveva un po' di problemi vari e un po' di gente dell'ambiente mi ha detto ma tu dovresti dargli una mano, e sono tornato in autodromo nel 2004, 10 anni dopo. Ma avevo smesso di comprare anche autosprint. È come smettere di fumare e ho resistito 10 anni. Poi nel 2004 sono tornato in autodromo, lui correva con Minardi. Nel 2005 lui ha corso nel primo anno della GP2, che era l'F2 del tempo, e poi a fine anno c'era la possibilità di aprire un 13° team. L'avete colta al volo. Abbiamo fatto domanda per poter essere accettati, e qui c'è tutta un'altra storia, perché il team lo abbiamo aperto con una quota a Seedorf e una quota a Cacà, mi ricordo. No, non era Cacà, era a Eros Ramazzotti. Eros, è vero. E l'incontro tra noi tre
Eccleston, facciamo una puntata a parte perché... No, vabbè, dai, facciamo... No, vabbè, lasciamo perdere. No, io mi ricordo il punto anche a me, il fatto di quello che aveva fatto Eros a... no, dai, la gag, non si può dire? Era bella, ormai Eccleston è ritirato. No, posso dire questa, che la situazione è andata in crisi lì nella presentazione, ci ha salvato l'intervento della figlia di Eccleston, che a un certo punto è spuntata e si è buttata nelle braccia di Eros dicendo: papà, ma questo è un grande cantante italiano, eccetera eccetera. Lui è rimasto un po' basito. Insomma, il merito di aver accettato la nostra tra 10 domande è di Tamara Eccleston. Tamara Eccleston, chapeau, cioè nel senso... sì, però era una fan non mia, era fan di Eros. Mannaggia, bisogna fare i cantanti. Un secondo, prima di ricominciare ricordati che se non sei ancora iscritto al canale dovresti farlo, perché almeno non ti perdi neanche un video e sei sempre aggiornato su tutte le belle cose che pubblico sul canale, quindi mi raccomando. A sto punto mi viene naturale chiedere, anzi gli è venuto naturale chiedere Formula 3, Formula 2, Formula Regional, un pensierino in qualche modo alla Formula 1, come progetti, come sponsor, come idea, come team manager. Non c'è mai stata l'occasione? È un compartimento così stagno rispetto a tutto il resto? Sì, assolutamente sì. La Formula 1 è un altro mondo, devi fare progettazione, noi qui lavoriamo su macchine che sono tutte uguali, teoricamente. Stesso motore, stesso telaio. Per cui c'è da fare un lavoro di ottimizzazione, o anche un lavoro di ricerca che noi ad esempio abbiamo fatto sulle gomme, si lavora molto di simulazione, di computer, eccetera, eccetera. Ma parliamo di una squadra di Formula 1 costa, per arrivare nella seconda fascia, cioè adesso c'è il budget cap, quindi però... tra gli ultimi, comunque costa 150 milioni. È una stagione, per fare un paragone, per dirlo, un paragone, una stagione di Formula 2 come costi, due macchine 4 milioni. Stiamo parlando di 4 milioni e di 120, ma sto parlando delle squadre, delle 3 ultime squadre, perché se andiamo sulle prime parliamo di cifre. Sì, perché poi molti pensano, c'è il budget cap, spendono tutti uguali, ma la verità è che ad esempio i costi dei piloti sono fuori, quindi cioè, alla fine uno spende 130, gli altri 200 e passa, e chi abbondanti, e chi lo sa quanto. Per cui lasciamo perdere. Questa è un'altra domanda molto gettonata, perché per chi è fuori da tutte le dinamiche magari non lo può sapere, quindi me l'hanno chiesto veramente tante volte. Perché essendo proprietario del team Trident in Formula 2 non fai correre o non hai fatto correre tuo figlio con le tue monoposto? Perché fortunatamente l'incontro con Valentino Rossi a casa del nostro amico Gabriele, esatto, tu avevi 14 o 15 anni, è stato un fulmine a ciel sereno. Che ti ha tolto una marea di problemi. Mi ha tolto una montagna di problemi, perché tu dal kart che stavi facendo in quel periodo... Mi stavo dilettando, non è che... Sì, vabbè, okay. Insomma, facevi comunque delle gare con il cinquantino, eccetera, eccetera, sei stato fulminato sulla via di Damasco e hai detto: papà, voglio andare a correre. No, voglio provare. Anzi, se la vogliamo raccontare bene, tu mi hai chiesto il motorino e io ti ho detto: va bene, però prima impari a guidarlo, e ti ho mandato a scuola a Brescia. Ciao Luca Pedersoli, Luca Pedersoli, bravo. Quante gliene abbiamo piegate? Quante Luca Pedersoli, che devo dire, sei riuscito a portarlo dalla tua parte e a prendermi in giro, perché mi ricordo come fosse oggi. Lì c'erano, se non ricordo male, sei corsi, dal fatto di accendere il motorino alla guida sportiva. Per cui a un certo punto io ti ho mandato a fare, mi pare, i primi 3 corsi, guida sul bagnato soprattutto, che era la cosa che mi preoccupava di più, e poi tu continuavi ad andare, no? Da qui a Brescia, alla scuola di Pedersoli, c'era un nostro amico che ti accompagnava e tu continuavi ad andare.
Fatto sta che alla fine tu mi hai detto, papà sono al 6° corso, adesso sono perfetto, me lo puoi comprare, bene. E hai detto, io ovviamente soddisfatto per la tua presunta sicurezza stradale. Fatto sta che senza dirmi niente, tu e Pedersoli, tu hai cominciato a fare i corsi agonistici. Così. Fino a che io sono a un certo punto, ti ho accompagnato io alle ultime, e Pedersoli, bello mi ha preso da parte e mi ha detto, ma sai, io ho fatto fare qualche giro a tuo figlio, guarda che lui ha un talento straordinario, ma perché non provi a farlo correre? E ti disse, va forte ma cade abbastanza, c'è bisogno di tararlo un pochino su quella roba lì. E io sono rimasto basito, ho detto, come le gare de moto? E lui ci ha dato un indirizzo adesso mi ricordo più. Abbiamo preso di quelle inculate i primi 2 anni. Era un ambiente che io non conoscevo, e tu ovviamente nemmeno. E vabbè, abbiamo fatto delle scelte oculatissime come team, e sei andato a correre, e hai iniziato così la tua carriera. Perfetto, ma per tornare al discorso delle auto c'è anche per chi non sa, proprio un fatto, cioè, monetario, nel senso, se un ipotetico figlio dovesse correre all'interno di un team, vuol dire che tutto l'utile dell'azienda, in un certo senso, andrebbe... Quando c'è, perché di team che guadagnano ce ne sono pochi. Esattamente, quando c'è quell'ipotetico guadagno... Ma che ci sia guadagno o non guadagno, comunque abbiamo già fatto i conti, tra l'altro lo sai, che per formare un possibile pilota che parte dai kart e arriva a Formula 2 ci vuole un budget di 10 milioni. Perfetto. Che noi non abbiamo, perché siamo a posto così. E l'argomento è chiuso. È chiuso, perfetto. Altra cosa che chiedono spesso, le gare in auto no, perché sono troppo costose e tutto il resto, però qualcuno dice, quando farai provare la F2 a Luca, c'è il cambio di auto, cioè mi sembra una roba così, insomma. Questa domanda te la sei mandata tu. No, guarda, guarda, non sono io. Guarda, ma questo è un tuo amico, che... Ce ne sono tanti, guarda, nel video metterò tutti quelli che l'hanno scritto e non solo stai cercando di mettermi in mezzo a... Non è così, non è una truffa, assolutamente, e lo dimostrerò. Comunque, avete sentito, cioè, cercheremo di arrivare al dunque. Tornando invece a te, l'abbiamo chiusa con un no comment, ma chi tace acconsente di solito, questo è quello che si dice. Libera interpretazione. Libera interpretazione, al buon Salvatore che dice, chiedigli cosa si aspettava facessi tu da grande e se è felice di quello che fai o hai ottenuto. Cosa avresti fatto da grande? È stato un grande punto di domanda. Per parecchio tempo. Per parecchio tempo, perché a un certo punto ero anche abbastanza depresso. Perché... Mica depresso, preoccupato. Depresso, preoccupato. Perché, come dire, la scuola non... and down. Vabbè, facevo il mio 6,5 e... Sì, lasciamo perdere il fatto della scuola perché, devo dire, t'ho beccato con le penne Bic a fare un lavoro che se avessi... Invece di stare lì a scrivere sulle penne Bic le risposte alle domande, metodi per copiare di noi millennial che ormai ci sono. C'è una roba da artigiani orafi. Un piccolo scribacchino ero. Esatto. Se ti fossi applicato a capire la logica di certe risposte. La logica era logica, quello era semplice date, cose per portarmi avanti, insomma. Per cui, insomma, non c'era il conforto. Poi per in qualche modo consolarmi mi dicevo sì, ma anche tu non sei andato così bene a scuola in fondo, no? Però insomma io poi il liceo classico in qualche modo l'ho fatto il mio insomma che ti devo dire? No, non avevo dei progetti, d'altra parte io da piccolo volevo fare l'aviatore, sono convinto di una cosa, che una delle gioie più grandi nella vita sia di alzarsi la mattina e di andare a fare un lavoro che ti piace. È un gioco pericoloso,
Ma il fatto, l'ho già detto, che tu abbia trovato una tua strada che solo 10 anni fa era imprevedibile, mi fa contento per te. E qui ci troviamo un'altra domanda che è connessa a questa, che dice: quanto realmente credeva in Luca quando ha iniziato questo percorso? Ma come faccio a credere in una cosa che non conosco? No, vabbè, ci sono... No, è ovvio che un padre ha sempre fiducia, no, in quello che fa il figlio, magari ha delle perplessità, soprattutto su materie o su situazioni che non conosce. Francamente il mio rapporto con i social è abbastanza scarso, no? No, il bello è che abbiamo fatto, ormai non me lo chiedi più, 4 anni fa devi insegnarmi Instagram, devi insegnarmi cosa... Hai lasciato, ci hai provato per un periodo a fare ma guarda, il devo essere profilo. sincero, io o hai delle notizie da comunicare, io capisco il politico che usa dare delle notizie attraverso social, eccetera, eccetera, però quando poi vedo, perché io vado a guardare soprattutto gli altri più che quello che faccio io, quei 10 minuti, un quarto d'ora che mi ritaglio al giorno, quando vedo la fotografia del piatto in cui uno trasmette urbi e torbi quello che sta mangiando, a me sembra una follia, perché non me ne frega niente di quello che stai mangiando. Un bravo comico americano infatti diceva: se in passato avessimo fatto una foto, quello che mangiavamo, e l'avessimo fatto vedere ai nostri amici, ci avrebbero presi per dei rincoglioniti, per pazzi, che alla fine è più o meno la stessa cosa. Ci sono degli aspetti che sono che io faccio fatica a capire, no? Perché la reputo una perdita di tempo, una roba inutile, superflua. Un conto è trasmettere le notizie, un conto è trasmettere il nulla, per cui io personalmente ne faccio a meno. Io farò 3 post su Instagram all'anno quando vinco una gara, perché allora dico: ma vince la gara, è il momento di far partecipi della mia gioia i miei amici. Lo dai in mano al social media manager o a me e chiedi: fammi il post. Poi tra l'altro devo dire, ho un ufficio con 5 o 6 persone che lavorano su questa materia, però tu lo conosci, c'è certo. Giovanni che sovrintende ed è materia sua. Simone De Luca chiede, bella domanda: il fallimento o la sconfitta che ti ha dato il miglior insegnamento per il futuro? Io ho avuto una vita di alti e bassi, è stata una vita comunque in crescita, ho avuto grandi soddisfazioni, l'insegnamento che mi è arrivato dalle sconfitte, che ce ne sono state, anche professionali, perché quando io circa 20 anni fa ho cambiato attività e mi sono buttato su cose diverse, ad esempio ho patito molto la crisi immobiliare nel 2009-2010, che ha comportato quasi ricominciare da zero. È stato un grande insegnamento, soprattutto nel riconoscere gli amici, perché quando le cose funzionano sei sempre circondato da amici o pseudo amici. Quando le cose magari vanno male, io ho avuto in particolare un amico che in quel momento lì è stato risolutivo. Chi fa l'imprenditore lo sa, ci sono dei momenti dove magari la liquidità è assolutamente importante, perché lo sappiamo tutti, no? Le banche ti aiutano se hai soldi. Quando non serve. E lì è stato un grande aiuto. Le sconfitte diciamo che ti riposizionano e ti mettono nella condizione di partire
torniamo al discorso di prima, riflettendo sulle cose e sulle persone. Quindi saper riconoscere i veri amici anche quando tutto va bene. Bravo. Ecco, vabbè, questo... O quando tutto va bene o quando sei sulla cresta dell'onda, insomma, Sì, perché certo. anche lì tutti amici e poi ti rubano a bici, come si dice. Andando un po' più sul leggero, cosa ne pensi della passione di tuo figlio trovata per le gare su strada? Penso che ne abbiamo già parlato, penso che siano pericolose. Ho letto da qualche parte forse un post che hai fatto tu, che uno dei desideri è fare l'isola di Man. Sai che ti corri dietro col bastone. No, ma poi ti spiegherò più approfonditamente. Sì. Anch'io non ho voglia di farmi del male, però insomma... Allora, no, assolutamente. Ho già risposto, dai. Ci lavoriamo, state tranquilli. Detto questo, una curiosità che alla fine non l'abbiamo mai detta, mi sembra, perché il nome Trident? Da dove è uscito? Uno dice, cioè... Io ho preso il primo aereo a 22 anni e sono andato a Londra a cercare artisti nuovi e vidi al Marchi i Genesis e dopo 8 mesi feci il primo tour dei Genesis fuori dall'Inghilterra. Tra l'altro poi è rimasta famosa, al tempo non c'era tutta la roba. Io facevo il tour in moto, avevo un'Honda 650 e io guidavo e Phil Collins dietro, i trasferimenti li facevamo così. Altri tempi. Ma per rispondere alla tua domanda, il primo aereo che ho preso, che era un DC-9 probabilmente, quando mi sono avvicinato all'aereo c'aveva i motori Rolls-Royce Trident. Questo lo sanno in pochissimi. E ti piaceva il nome? E ho visto questo Trident, ho detto, ma se aprirò una società la chiamerò Trident, perché l'ho visto sui motori Rolls-Royce del DC-9. E da lì è partita Trident e tutte le varie società, Trident Music, Trident Motorsport, eccetera, eccetera. Ma poi questa non è neanche una cosa che ho voluto io, perché ci si sono affezionati un po' tutti e tutti sono convinti che porti fortuna. Non ne sono così convinto. Questa è la storia. Però alla fine è rimasto, perfetto. Per concludere, dato che magari lì dietro ci saranno dei futuri imprenditori che non sanno se buttarsi da una parte o dall'altra e via dicendo, e dato che in famiglia facciamo sia musica che motorsport, chiedono: è più difficile sopravvivere come imprenditore nella musica o nel motorsport? Cioè, tra tutto il percorso che è stato fatto, è più difficile quello o la musica? Sono due settori terribilmente difficili entrambi. E poi, come sempre, come in tutti i lavori, dipende dal momento storico in cui inizi. Io ho iniziato la musica, ma l'abbiamo creata in quei pochi imprenditori che infatti c'erano. Ai tempi non esiste, cioè era un qualcosa che è stato creato. I concerti, la gente forse non si ricorda che il primo tour negli stadi è del 1979 con Dalla De Gregori. Prima da loro non c'era niente e tra l'altro quel tour lì venne organizzato assieme alla FIGC, perché era la federazione del giovanile, Federazione Italiana dei Giovani Comunisti, perché era l'unica organizzazione sul territorio al tempo che ti poteva dare dei volontari che ti aiutavano la sicurezza. Per la sicurezza, no? Ma non esistevano le transenne, non esistevano, che ne so, i camerini. Ci sono stati degli artisti che sono rimasti traumatizzati dai concerti di allora, perché andavi sul palco ma non c'era controllo del servizio d'ordine, saltavano sopra, ma succedeva di tutto, che se andavi dal palco venivi inseguito da migliaia di persone, per cui tutto questo per dire che quando io ho iniziato nella musica era un lavoro più facile. Oggi io probabilmente sono l'ultimo dei moicani, no? Perché sono rimasto l'unico indipendente
perché praticamente come molti le due settori multinazionali che stanno operando adesso hanno 3 o 4 società l'una, e evidentemente oggi per un imprenditore che vuol buttarsi nell'organizzazione del mondo musicale, a mio parere, è quasi impossibile. Mentre invece il discorso del motorsport è uguale, ma con una situazione, ma con delle componenti diverse. Cioè, io al tempo ho corso e se trovavi l'escamotage per far andare forte la macchina con una soluzione tecnica che magari arrivava all'ultimo momento, magari vincevi una gara. Oggi tutto è talmente pianificato sotto tutti i punti di vista, con simulazioni, computer, eccetera, eccetera, che se non hai un gruppo di lavoro all'altezza è veramente, veramente complicato. Cioè dire, partecipare è facile, stare davanti è drammaticamente, devo dire, fondare un team di successo dal niente, che abbia un ritorno economico e che magari abbia un ritorno economico. Ricordiamo molti, come i piloti, come ci sono i piloti che possono permettersi di fare il bonifico da 2 milioni di euro, ci sono anche team che lo fanno per puro diletto e che il pilota paghi, sì. Non gliene frega niente. No, ci sono dei mecenati che aprono dei team anche da noi, in F2, in F3, e che perdono milioni di euro all'anno perché... Però la verità è che poi questi team qui, che nascono sull'entusiasmo momentaneo come giocattolo di qualcuno che se lo può permettere, poi durano 3, 4, 5 anni. Dopo 5 anni, anche se ne hai tanti, butta via dei soldi, non piace a nessuno, soddisfazioni non ne hai e chiudono. Se andiamo a vedere i team che hanno più di 10 anni in F2, o meglio quelli che hanno iniziato ormai con lo stesso era il presidente, 2006, con lo stesso ormai pool. più di 15 anni, 16, siamo rimasti 3 o 4 team. Tutti gli altri si sono persi strada facendo. Bene, direi che hai risposto alla maggior parte, poi non possiamo farle tutte perché sono veramente, siamo qua 3 anni, però da questo probabilmente nasceranno altre domande che l'anno prossimo puntualmente sarò qui. Ci vediamo tra un anno. Ho la sensazione che una all'anno diventano un po' obsolete le domande. Comunque va obsolete? bene. No, va bene, insomma, sono... Vediamoci l'anno prossimo. Sono domande di ampio respiro, quindi ecco. Quindi se vi è piaciuto commentate, like e tutto il resto. Ciao.